Se lo chiedi, chiunque ti darà una risposta. Un cavaliere? Facile. Cavalli al galoppo, armature lucenti e spade sguainate al tramonto. Ma siamo proprio sicuri, siete proprio sicuri che fosse solo questo? Perché la verità è molto più complessa e anche molto più affascinante. Perché nel Medioevo tutti conoscevano i cavalieri e molti volevano essere come loro, ma pochissimi potevano permetterselo. Tra il sogno e la realtà, infatti, passava la linea dell'aristocrazia, perché un'armatura costava come una casa e per salire a cavallo servivano soldi, addestramento e riconoscimento sociale. Nella scorsa puntata abbiamo attraversato 1000 anni di Medioevo. Ne abbiamo visto le luci, le ombre e i 1000 volti diversi. Oggi entriamo dentro uno di quei volti, il più famoso e il più celebrato, quello dei cavalieri. Buongiorno o buonasera, a seconda di quando mi guardate. Io sono Emiliano Bottrini e vi do il benvenuto alla Corte del Barone. In questa puntata parlerò in modo generale della cavalleria medievale, non di un'epoca precisa, né di un luogo soltanto, perché la cavalleria non è mai stata una realtà uniforme. Cambia col tempo, cambia da un regno all'altro e cambia persino tra il nord e il sud dell'Italia. Ma quello che tiene insieme tutte queste forme è l'idea che un uomo armato a cavallo potesse essere più di un semplice soldato, potesse essere un simbolo. In altre puntate ovviamente entreremo nei dettagli, parleremo degli equipaggiamenti, parleremo dei normanni e delle compagnie di ventura e della milizia cittadina. Ma per capire perché li immaginiamo così, bisogna tornare alle pagine e alla storia che il Medioevo amava raccontare. La storia della materia di Bretagna, i romanzi arturiani. Galvano, Yvain, Parsifal sono belli, leali, valorosi in battaglia e devoti alla dama, sempre pronti a difendere i deboli, sempre nobili anche nella sconfitta. Ma questo era il sogno, la realtà era un'altra. Il cavaliere vero, quello in carne e ossa, in armatura e lancia, era un combattente di professione, un assassino di professione, educato alla violenza, temuto e irriducibile. A cavallo era inarrestabile, abbatterebbe anche le mura di Babilonia, scriveva Anna Colmena, ma smontato diventava goffo, lento e vulnerabile. Come se, senza il suo destriero, vacillasse tutto, il coraggio, l'addestramento. Ecco cos'è stato il cavaliere medievale, un sogno e un'idea, ma anche una realtà d'acciaio, di sudore e di sangue. Nel pieno del suo splendore, il cavaliere è un ideale. È lealtà, è forza, è coraggio. Chrétien de Troyes, nel Cavaliere del Leone, descrive il cavaliere perfetto. È Yvain, che difende i deboli, salva le fanciulle, affronta le bestie e i giganti. Bello come la primavera, dicevano, forte come una quercia, sempre pronto a offrire la sua lancia ovunque andasse. Il suo nome lo precedeva, ma non per vanità, ma perché la nobiltà camminava prima del suo corpo. È chiaramente un sogno, ma è un sogno necessario. Il cavaliere de Chrétien non è mai esistito, ma ogni cavaliere avrebbe voluto essere lui. Così come Rec, altro protagonista del ciclo arturiano, che cavalca accanto alla donna più bella davanti a tutti. E la gente lo osserva, lo giudica e lo teme, ma al contempo lo ammira. Chi è quel cavaliere? Deve essere molto ardito e fiero per cavalcare accanto alla più bella tra le dame. Se vince lo loderanno e se perde lo disprezzeranno, ma lui è splendido. Indossa la spada, lo scudo, l'elmo, è prestante a cavallo e sembra nato per vincere. È questo l'ideale cortese, combattere. Combattere davanti a tutti per essere ammirato.
Ma per ricevere ammirazione bisogna combattere non solo per dovere, ma per amore, con onore, con fierezza e con il cuore. Quello del cavaliere è un ideale che attraversa i secoli e riaffiora, mutato ma vivo, anche nei romanzi dell'Ottocento. Lo abbiamo visto nella prima puntata, i romantici amavano il Medioevo. E così come i pre-raffaelliti disegnavano l'ideale medievale, così Walter Scott lo descrive in Ivano. Non ha castelli né vassalli, è solo e ferito, ma resta saldo. La lancia gli trema nel pugno, ma la tiene dritta. È un cavaliere senza scudo, ma armato di un giuramento più forte dell'acciaio. 7 secoli separano Chrétien de Troyes da Walter Scott, ma il cuore è lo stesso, quello di chi crede in un'idea anche quando tutto il resto crolla. Perché la cavalleria nel corso del tempo è divenuta più di una realtà, è divenuta una tensione, un desiderio, un'idea che ha attraversato i secoli a cavallo. Quell'idea la portiamo dentro ancora oggi e anche il cinema ha fatto la sua parte, ma in maniera un po' diversa. Ridley Scott ha girato film spettacolari, The Last Duel, Le Crociate, ma i suoi cavalieri sono fatti per lo schermo. Sono belli, sono spettacolari, ma poco realistici. Perché nei film di Ridley Scott la verità storica è poco più di una comparsa. Tanto per fare un esempio, in The Last Duel Matt Damon indossa un elmo a metà faccia, traforato come fosse un casco da hockey. Un oggetto che nel Medioevo non sarebbe mai esistito perché è inutile e pericoloso. Ed è proprio questo il punto. Per Hollywood la forma conta più della sostanza, più della fonte. E qui si tira fuori spesso la parola magica, reinterpretazione. Ma la parola reinterpretazione può voler dire tutto e niente. È come prendere un quadro di Raffaello o di Picasso, stravolgerlo nei colori, nelle forme e nei soggetti, e poi dire che è stata una semplice reinterpretazione. Ma se lo cambi fino a snaturarlo, non è più un Raffaello o un Picasso, è un'altra cosa. Mi si potrà obiettare che si tratta di un film o di una serie, e quindi non di un documentario, e che deve intrattenere. È ovvio che debba intrattenere, ma non è questo il punto. Film e serie TV hanno ancora una funzione pedagogica e quando stravolgono la realtà storica si tratta di una scelta volontaria. Le conoscenze storiche che abbiamo oggi permetterebbero facilmente di offrire un'immagine corretta. Scegliere di ignorarle è una mancanza di rispetto verso la storia. E la storia non è solo un concetto astratto, ma è l'azione delle persone che l'hanno vissuta, i nostri antenati. E quindi, per comprendere cosa fossero realmente i cavalieri, è necessario tornare alla storia. A partire dall'epoca carolingia, la cavalleria pesante inizia ad assumere un ruolo centrale negli eserciti continentali. Tra VIII e IX secolo il miles, il cavaliere, è un combattente montato. Spesso è solo un piccolo aristocratico, possiede il minimo e combatte al servizio di altri. Cavalca fino al campo di battaglia, ma poi spesso combatte a piedi insieme al resto dell'esercito. Certo, arriva in una forma fisica decisamente migliore rispetto a quella del fante ed è equipaggiato meglio, ma siamo ancora molto lontani dalle formazioni chiuse di cavaliere al galoppo. Non ci sono ancora quelle cariche coordinate negli impatti di massa. È solo un mestiere, quasi un mestiere individuale. È una risorsa militare, più importante di altre, ma non ancora il cardine degli eserciti medievali. Ma allora, come si passa dall'uomo a cavallo alla cavalleria che carica in ordine serrato? Come si arriva ad Hastings, dove la cavalleria normanna di Guglielmo il Conquistatore si abbatte sui sassoni di Aroldo il Canuto come un'onda d'acciaio? Per molto tempo gli storici hanno spiegato l'efficacia della cavalleria pesante con un solo oggetto, la staffa. L'introduzione della staffa, si diceva, avrebbe reso possibile la carica con la lancia sotto braccio, trasformando un uomo a cavallo in una macchina da urto. È un'ipotesi affascinante, certamente, ma oggi gli studiosi sono molto più cauti.
Non c'è mai, infatti, una sola causa. Non basta un'invenzione tecnica per spiegare un cambiamento sociale. La staffa ha contato, certo, ma contano anche l'addestramento, l'organizzazione militare, il prestigio sociale e le condizioni geopolitiche internazionali. E tutto questo processo, lo storico Jean Fleury lo ha chiamato il metodo cavalleresco. La lancia lunga, tenuta sotto braccio e puntata verso il nemico, non è solo un'arma. È un'arte marziale eroica e disciplinata, è il frutto di addestramento e coraggio. Con questa tecnica inizia davvero una nuova epoca. È una guerra diversa, violenta, spettacolare ed esclusiva, perché è una guerra che solo il cavaliere può combattere. E quando nasce il metodo cavalleresco? A Lackfeld nel 955 o ad Hastings proprio nel 1066? Non lo sappiamo con certezza. E in realtà neanche importa troppo perché, come è stato già visto, le date sono delle convenzioni e un evento è sempre figlio di un lungo processo, non di un istante. Quello che sappiamo però per certo è che i Normanni furono i principali promotori di questo modello. Lo adottarono, lo perfezionarono e lo esportarono ovunque andarono, dall'Inghilterra fino all'Italia meridionale. Con i Normanni la cavalleria cambia volto, diventa status, forma di potere, appartenenza a un'elite che combatte in un modo unico. È qui che nasce una nuova idea. Il cavaliere non è più solo un utile strumento, è anche un elemento temuto, rispettato e celebrato. Ma per poter combattere a cavallo non basta la materia, ci vuole anche spirito. Bisogna imparare a stare in sella nel pieno del caos di uno scontro, tra urla, nitriti, polvere, sangue. Come ebbe a dire alcuni secoli più tardi un comandante alla vigilia della battaglia di Bunker Hill nel 1775, durante la guerra d'indipendenza americana, non sparate finché non vedrete il bianco degli occhi. Parole nate in un'altra epoca, certo, ma adatte anche ai campi di battaglia medievali, perché bisognava arrivare così vicini al proprio nemico da domare il proprio terrore e vedere quello negli occhi dell'avversario. Negli ultimi metri di carica, le briglie venivano lasciate, la cosiddetta briglia sciolta, affinché i cavalli sentissero che non c'erano più freni e potessero sprigionare tutta la loro velocità. Avanzavano serrati, scudo contro scudo, un muro vivente di cavalli e uomini, così compatto che si diceva che un sasso lanciato in un gruppo di cavalieri non avrebbe potuto toccare terra. Il fragore degli zoccoli diventava un unico rombo, la vibrazione saliva dalle redini fino alle ossa e i cavalieri si aggrappavano alle selle per resistere all'impatto, le lance abbassate pronte a colpire con la massima forza come un colpo d'ariete lanciato contro il nemico. Dopo lo scontro, quando le aste si spezzavano o rimanevano impigliate, si passava alle spade e in mezzo a questa mischia serrata si colpiva senza sosta finché i nemici venivano travolti o buttati a terra. Anni di addestramento individuale e collettivo per imparare a colpire senza esitazione e un'attitudine alla violenza coltivata fin da giovani. Tuttavia, non tutti nascono con il cuore e la testa per reggere quel mondo. Sappiamo infatti che molti figli di aristocratici destinati alla vita militare hanno abbandonato il cavalierato prendendo la via del monastero perché non sopportavano la violenza a cui quella vita li avrebbe condotti. Non avevano il cuore o lo stomaco per diventare cavalieri. Altri invece l'hanno fatto più tardi, come Galgano di Guidotto, il futuro San Galgano, il quale, stanco di una vita di brutalità, infisse la sua spada nella roccia sulle colline senesi e si ritirò a vita eremitica, lasciando la guerra per la pace. E quella spada, ancora oggi conficcata nella pietra, è il simbolo di una rinuncia, ma anche della forza della fede. È uno degli altri lati della cavalleria, quello che Franco Cartini ha saputo narrare come pochi altri. È un lato mistico, devoto, sacralizzato, ma che però è solo una parte della storia.
perché la cavalleria spirituale, quella così vicina alla croce e alla rinuncia, è una costruzione ideale minoritaria, è uno dei tanti volti del cavaliere. Esistono infatti tanti tipi di cavalieri: cavalieri della grande aristocrazia, che hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale e simbolico, la doublement; cavalieri senza titoli, che hanno solo il cavallo e l'armatura; berrovieri, sergenti, cavalieri generici, tante varianti accomunate da una sola cosa: la specialità di saper combattere a cavallo. Ma nelle fonti latine medievali le parole contano molto e il termine miles non indica chiunque abbia un cavallo, indica il cavaliere pesante, armato, equipaggiato e riconosciuto come tale. Più generico è invece il termine eques, che può indicare qualsiasi combattente a cavallo, anche privo di status o titoli. Un eques è un uomo che combatte a cavallo, un miles invece è qualcosa di più. E questo lo dimostrano anche le fonti notarili. Come ho potuto ricostruire in uno dei miei recenti studi, in numerosi atti giuridici di alto livello sociale, il termine miles non viene usato a caso, designa cavalieri riconosciuti come tali, non semplici combattenti a cavallo come sergenti, scudieri o berrovieri, ma nobili cavalieri addobbati, che avevano ricevuto le armi secondo il rituale simbolico dell'investitura. A questo punto però serve una riflessione. Cavallo, addestramento, equipaggiamento, costa tutto una fortuna. Ogni cavaliere, anche il più povero quindi, era un membro dell'aristocrazia, un appartenente alle classi più elevate della società. Ma questo però significa che ogni cavaliere fosse anche un nobile? Assolutamente no. Un berroviere, ad esempio, aveva cavallo, corazza e sapeva combattere a cavallo, ma non era un nobile sbir. E allora, un nobile era sempre un cavaliere? E questa volta è assolutamente sì, perché la nobiltà era riconoscimento tra pari e per poter essere riconosciuto come nobile, tra le altre cose richieste, era necessario saper combattere a cavallo. E adesso entriamo un po' nello specifico. L'Italia, per la sua natura straordinaria, sorprende sempre. Nel 1150 il re normanno di Sicilia, Ruggero II, crea uno strumento preciso, il Catalogus Baronum, un registro dei baroni e dei grandi del regno con l'elenco dei feudi e dei cavalieri che ciascun feudo deve fornire. Tu, conte di X, con tot feudi, devi fornire 30 milites. Tu, signore di Y, ne devi 12. Questa non è una misura del potere nobiliare, ma del valore economico del feudo. Serve al re poi per sapere, in teoria, di quanti cavalieri dispone. Il sud Italia normanno è uno dei luoghi dove la cavalleria viene più precocemente strutturata e fiscalizzata. Ma negli stessi anni, all'estremo opposto, c'è un'altra Italia, quella dei comuni, dove i cavalieri non abitano i castelli della campagna, ma le torri in città. Lo storico Merviger lo spiega molto bene. Nella città chi ha il censo combatte a cavallo. Si è cavaliere se si hanno i soldi per esserlo. E in realtà non è solo una possibilità, è anche un dovere. Gli statuti cittadini lo impongono. Chi ha il reddito deve servire a cavallo. E così, mentre nel sud feudale il cavaliere è un vassallo che risponde al suo signore e al re, nel nord comunale è un cittadino armato che combatte per la sua città, combatte per Firenze, per Roma, per Milano, per il proprio quartiere e per la propria parte politica, i Guelfi e i Ghibellini. Come si è già detto, combattere a cavallo è terribilmente costoso, richiede denaro, tempo, addestramento e cavalli. E solo pochi quindi possono permetterselo. Certamente i grandi nobili, ma anche i figli dei mercanti più ricchi. San Francesco è l'esempio principe di questo modello sociale. Nasce figlio di mercanti, ma vive, mangia, veste e combatte con i milites di Assisi. Dante Alighieri sposa una Donati, frequenta i cavalcanti, vive e respira la Weltanschauung della più alta aristocrazia fiorentina. Per Weltanschauung si intende il complesso della visione del mondo
sociale e individuale, quindi tutto l'insieme dei valori e delle credenze che quel mondo si porta appresso. E infatti Dante, condividendo la Weltanschauung dell'aristocrazia fiorentina, a Campaldino nel 1289 combatterà come cavaliere, anzi come feditore. I feditori erano i cavalieri pesanti scelti per aprire la battaglia con la prima e più devastante carica. Un compito ad altissimo rischio, ma anche di assoluto prestigio. La cavalleria, infatti, così come la nobiltà, è un riconoscimento tra pari, anche se, come si è visto, i due termini non sono ancora sovrapponibili. Lo diventeranno solo molto più tardi e in un contesto ormai diverso, quello della fine del Medioevo. Ma allora, cos'è davvero la cavalleria? Un mestiere, uno status, qualcosa di più profondo, o magari la sommatoria di tutti questi elementi? Franco Cardini ha descritto la cavalleria come vocazione spirituale, legata al sacro, alla croce e alla chiesa. Un ideale, quasi una liturgia della spada. Tuttavia io seguo un'altra lettura, quella di Fleury e di Merviger, che ci mostrano la cavalleria come costruzione sociale e militare. Prima della croce c'erano il cavallo e la lancia, dopo, solo dopo, è arrivato il mito. È comunque certo che in ogni epoca la cavalleria è stata molto più di quanto si volesse credere che fosse. Ed è per questo che continua a cavalcare nel nostro immaginario, anche quando la storia li ha messi a riposo. Ma quando noi pensiamo ai cavalieri, li immaginiamo subito in un castello, un grande torrione, un palazzo fortificato, una dimora di un signore e la sua corte, come in Francia o in Inghilterra. Ma l'Italia medievale era un'altra storia, lo abbiamo visto, era straordinaria. E quello che noi chiamiamo castello non è affatto quello che pensate, ma lo vedremo nel prossimo episodio. Io sono Emiliano Bultrini e questa era La Corte del Barone. Se l'episodio vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi viaggi nel Medioevo italiano. E se volete sostenere il progetto, potete abbonarvi, oppure farlo appena sarà possibile, per ricevere i contenuti esclusivi. Ogni contributo è importante per continuare a raccontare la nostra storia. Di seguito, nella schermata finale, la bibliografia e le letture consigliate. A presto e grazie!